Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e in questo video parleremo delle regole sui bagagli Ryanair. Se siete già degli esperti viaggiatori probabilmente questo video non vi cambierà la vita, però se siete alle prime armi o addirittura non avete ancora mai viaggiato con Ryanair, questo video può esservi molto utile. Quindi cominciamo subito. Iniziamo col dire che ogni biglietto acquistato con Ryanair include sempre e comunque un bagaglio a mano piccolo, ovvero uno zaino 40-20-25. Se già mi conoscete sapete che io viaggio sempre e solo in questo modo, quindi con uno zaino, per molteplici motivi di cui vi parlo in altri video. Questo bagaglio 40-20-25 va portato insieme a noi sull'aereo naturalmente e va inserito sotto al sedile di fronte a noi. È importante che rispetti queste misure o che non ecceda di molto, perché deve comunque entrare sotto al sedile. Se viaggiare con uno zaino per voi non è sufficiente, in fase di acquisto del biglietto o comunque anche successivamente prima della partenza è possibile acquistare separatamente un secondo bagaglio a mano di dimensioni leggermente superiori che va portato con voi all'interno della cabina e va inserito non sotto al sedile di fronte a voi come per lo zaino, ma nelle cappelliere sopra di voi. Questo bagaglio a mano aggiuntivo, a differenza del bagaglio incluso, può raggiungere le dimensioni massime di 55-40 x 20 cm ed un peso massimo di 10 kg. Se per voi viaggiare in questo modo con due bagagli a mano non è sufficiente, potete sempre portare una valigia di dimensioni maggiori, acquistando in fase di prenotazione un bagaglio registrato. Questo bagaglio, a differenza degli altri due bagagli a mano, non va portato sull'aereo, ma va consegnato ai banchi del check-in prima dei classici controlli di sicurezza. Dunque, in questo caso è fondamentale arrivare in aeroporto con largo anticipo. Inoltre, non avendo portato con voi questo bagaglio in cabina, una volta arrivati a destinazione sarete costretti a cercare il nastro dedicato ai bagagli del vostro aereo e dunque attendere che arrivi. Un piccolo consiglio extra che voglio darvi se viaggiate con un bagaglio da stiva è quello di inserire all'interno un GPS, un AirTag della Apple o di qualche altro brand per avere sempre il controllo sullo stato del vostro bagaglio, perché spesso e volentieri nei grandi aeroporti questi bagagli da stiva vengono smarriti. Detto ciò, capisco bene che ognuno di noi può avere delle esigenze e dei bisogni differenti, però io consiglio sempre a chi non lo ha mai fatto di viaggiare almeno una volta solo con lo zaino. Come vi accennavo all'inizio del video, i vantaggi di viaggiare con lo zaino sono molti, però non è questo il video in cui ne parlerò. Ne ho già parlato in altri video e vi invito a cercarli sul canale. Una cosa che non tutti sanno e che Ryanair comunque non pubblicizza è che è possibile portare un secondo bagaglio aggiuntivo gratuitamente. Ma in quali situazioni? Nella situazione in cui abbiate delle comprovate esigenze mediche, quindi prima della partenza bisognerà contattare l'assistenza Ryanair per chiedere di poter portare con voi un piccolo bagaglio aggiuntivo all'interno del quale devono esserci però solo medicinali, quindi dovete avere per forza dei certificati per dimostrare il vostro stato di salute. Io comunque vi invito, se non l'avete mai fatto, a viaggiare con solo il bagaglio a mano piccolo, quindi solo con lo zaino, e poi fatemi sapere come vi trovate. Questo video giunge al termine, io spero che vi sia stato utile. Se è così vi chiedo gentilmente di lasciare un like per sostenere il canale, di iscrivervi per rimanere in contatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!